Ciao a tutti, amici del Capricorno. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami. Capricorno, tendenze energetiche generali per la prima parte di novembre. Allora, abbiamo la sacerdotessa. Amici del Capricorno, parliamo di intuito, di intuizione, di connessione con se stessi e anche col sé superiore. Per qualcuno può far riferimento all'inizio di nuovi studi, magari proprio anche in materia esoterica, magari qualcuno si sta avvicinando alle terapie olistiche, insomma. E fa anche riferimento al trovare le risposte dentro se stessi, ok? Oh, ci sono delle carte al contrario. Ok, bene, andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare e Venere. Per chi volesse contattarmi, trova la mia email sotto nella descrizione del video. Basta aprire la tendina. Ok, allora sono ritornata alla lettura precedente, quindi andremo a vedere come si svolgeranno le energie in questo periodo, nei prossimi 15-20 giorni, e poi andremo a spiegare con i mini tarocchi. Allora, iniziamo con la carta dell'appeso. Quindi qui si parte da un periodo di riflessione, un periodo magari anche un po' statico, con un'energia un pochettino lenta. La carta dell'appeso è sempre quel momento di riflessione che ci dà la possibilità di capire le cose da più punti di vista o da punti di vista diversi rispetto a quelli che abbiamo avuto fino a questo momento. Abbiamo anche un 6 di bastoni. 6 di bastoni parla di un successo, di una vittoria. È la carta di qualcuno che riceve un riconoscimento. Quindi probabilmente qui c'è una rivalutazione di una situazione, di una persona, di una relazione, oppure semplicemente è il vostro status, diciamo in questo momento, in questo periodo di fine ottobre. Abbiamo poi la carta dell'imperatrice e il fante di bastoni. Qualcosa mi dice, ragazzi, che c'è una sorta di stand-by per quello che riguarda la creatività. La creatività sia nel lavoro, sia in quanto idea creativa, cioè il fatto di concepire nuove idee, o per qualcuno si tratta proprio di una questione di tipo materno, quindi perché sento che c'è una sorta di, come vi posso dire? Qui abbiamo l'imperatrice. L'imperatrice, è vero, parla di espansione, ma parla anche di maternità. Quindi o per qualcuno c'è voglia di ritrovare la connessione con la propria madre interiore, perché comunque abbiamo anche la carta della sacerdotessa, parla proprio di quello che è il lavoro interiore, la comunicazione interna, no? Però avendo anche il fante di bastoni qui, che essendo un fante potrebbe parlare di figli, Ehm, vi dirò che sento così il desiderio da parte di qualcuno di diventare madre, di o riconciliarsi con la propria madre o la propria madre interna. Quindi c'è un po' questo tipo di discorso, ok? Andiamo dopo a vederlo meglio con i mini tarocchi. Il fante di bastoni, se non fosse quello il caso, il fante di bastoni potrebbe rappresentare, cioè, nel senso, se non voleste diventare genitori o madri, il fante di bastoni potrebbe rappresentare una persona vicino a voi, la vostra persona di interesse, o semplicemente il fatto che vi manchi un certo tipo di entusiasmo, ma comunque siamo partiti con una carta di appeso, che è una carta statica, una carta di qualcuno che è un po' rassegnato anche, no? Difatti poi andiamo avanti con un 5 di coppe, che è una carta che parla di lutti, è una carta che parla di perdite, anche una perdita della fiducia, e il lutto può essere il distacco, non lo so, non vedete subito il lutto come una questione drammatica, ok?
C'è una perdita comunque, una perdita da un punto di vista emotivo. Abbiamo anche un fante di scusate, un re di bastoni, il fante ce l'avevamo qua. E vi dirò che potrebbe essere una persona che, insomma, potrebbe essere una persona che entri nella vostra vita, una persona alla quale farete riferimento, potrebbe essere la vostra persona di interesse, come se ci fosse un momento dove avete bisogno, oltre al riconoscimento da parte di qualcuno, o all'interno di un gruppo se è il lavoro, o all'interno della coppia o di una famiglia, insomma. Però questo riconoscimento non è sufficiente, non è abbastanza, è come se voi qua vorreste di più, vi manca ancora qualche cosa. Il 5 di coppe è una carta di qualcuno che si piange addosso, quindi ha un po' questa energia pesante. Terminiamo poi la linea con un 6 di spade. Qui c'è il bisogno di lasciarsi indietro o un'idea, che potrebbe essere l'idea o una creazione appunto di cui parla l'imperatrice, o semplicemente qualche tipo di condizionamento che porta questa sorta di tristezza del 5 di coppe, ok? Andiamo a vedere, scusate, andiamo a vedere nello specifico l'appeso per piacere. Grazie. Allora, abbiamo un fante di bastoni un'altra volta, ma girato al contrario, e poi abbiamo un asso di bastoni. Ci sarebbe la voglia di fare qualcosa, ci sarebbe la voglia di iniziare un nuovo tipo di percorso. L'asso di bastoni è sempre una carta di azione, è una carta che ci dice ok, si deve fare un'azione decisa, determinata, con un'intenzione certa. Però, appunto, essendo qui ancora al contrario, e guardate, è la stessa carta, questa è in centro lettura e questa è la carta che parla di... e questa è capovolta, quindi un po' l'energia è la stessa. Manca un entusiasmo, manca uno stimolo, manca probabilmente quell'intenzione di cui c'è bisogno per iniziare l'asso di bastoni. E che quando c'è l'appeso è che bisogna cercare di vedere le cose da un'altra prospettiva. Probabilmente nella prospettiva in cui state vedendo le cose adesso siete un po' così, siete un po' senza entusiasmo, senza forza, senza la volontà di creare qualcosa di nuovo. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Allora abbiamo un cavaliere di bastoni e la carta della torre, quindi qui si tratta di fare un movimento in una certa direzione per riuscire ad avere questo 6 di bastoni, ad avere questo riconoscimento. Mi viene da dire che bisogna rompere un po' gli schemi, ok? Qui la carta dell'appeso probabilmente vi dà la possibilità di capire come fare questo tipo di azione e come rompere questi schemi, perché poi avendo il cavaliere di bastoni si parla di un movimento, ok? Per qualcuno potrebbe rappresentare una persona che se non avete ancora conosciuto, conoscerete a breve e che romperà un po' quelli che potrebbero essere le vostre sicurezze. Potrebbe essere una persona un po' fuori dal comune, diciamo così. Andiamo avanti, vediamo questa imperatrice. Allora abbiamo un fante di pentacoli al contrario, un 10 di pentacoli e un asso di pentacoli. Qui c'è proprio il desiderio di creare una famiglia, di creare un nuovo inizio, di andare avanti, perché comunque c'è un 10 di pentacoli, si parla di completamento proprio a livello familiare, ok? Quello che è la famiglia felice, la famiglia allargata, diciamo così. E abbiamo anche un asso di pentacoli. C'è voglia di entrare in questo giardino fiorito, in questo giardino prospero. C'è voglia di diventare una signora, mi viene da dire, o un signore. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Abbiamo l'imperatore, un 10 di bastoni e un 4 di coppe. Sì, sento che perché qua c'è imperatore e imperatrice, eh?
Quindi può essere che ci sia il bisogno di questo riconoscimento all'interno di questo legame, ma considerato che questa persona potrebbe rompere gli schemi, vi dico che forse è meglio, come vi posso dire, non aspettarsi troppo, perché sembra quasi una persona anticonformista. Se non è una persona, è un'energia. Questa torre comunque destabilizza, quando c'è la torre ci sono i momenti di reset, quindi probabilmente io la sento un po' collegata. Andiamo a vedere con questo 5 di coppe. 6 di bastoni nuovamente e 3 di spade al contrario. Sì, qualcuno qui è come se ho la sensazione che abbiate rotto qualcosa, o che dobbiate rompere qualcosa, o che si rompano degli schemi, delle credenze, delle sicurezze. E nonostante quello, perché normalmente, vi ripeto, la torre è un momento di cambio importante, ma non sempre semplice, però c'è un 6 di bastoni, quindi secondo me è un cambio che vedrete subito dar i suoi frutti, ma non riuscirete ancora del tutto ad elaborare questo distacco, questa ferita, secondo me, perché c'è di nuovo il 6 di bastoni, c'è il riconoscimento, c'è la vittoria, però nonostante tutto avete questa sensazione un po' di amaro in bocca. Andiamo a vedere il re di bastoni. Abbiamo la carta della stella e il cavaliere di pentacoli al contrario. Si parla di un sogno, un obiettivo, qualche tipo di progetto che sento non essere molto appoggiato da questo re di bastoni, sinceramente. Guardate, potrebbe essere una persona dalla quale dobbiate allontanarvi, perché comunque poi in coda abbiamo il 6 di spade. Quindi potrebbe essere una persona dalla quale sia necessario allontanarsi, una persona che comunque non va avanti, non fa passi in avanti verso quello che potrebbe essere il sogno, l'obiettivo che magari c'è in comune, ecco. Cioè, voi un obiettivo sento che ce l'avete, costruirvi una famiglia, costruirvi un gruppo di lavoro, un'equipe sulla quale contare. Andiamo a vedere il 6 di spade. 8 di coppe, un'altra carta di viaggio che spiega una carta di viaggio, un'imperatrice al contrario e un asso di spade al contrario. Qui avete bisogno di fare le cose per conto vostro, perché nella situazione in cui siete non avrete modo di espandervi, ok? C'è qualcosa qui che non viene detto. Quando l'asso di spade è al contrario, perché o manca la comunicazione o manca una chiarezza mentale, e considerato che avete 6 di spade, suppongo che manchi la chiarezza mentale. Cioè, il 6 di spade normalmente fa riferimento a qualcuno che lascia l'ambiente dov'è per andare verso acque più tranquille e normalmente parla di un distacco della famiglia. Ce l'ho di qua? No. Vediamo se lo trovo. Adesso, in questi tarocchi non è proprio così intuitivo il 6 di spade. Negli altri tarocchi è raffigurato un po' diverso. C'è un traghettatore, eccolo qua, un traghettatore e una madre e un figlio, ok? Fa riferimento all'infanzia, fa riferimento al lasciarsi i problemi dell'infanzia alle spalle e molte volte parla dei problemi con la madre. Quindi qui sento che potrebbe essere un padre in realtà, perché abbiamo un re di bastoni, oppure potrebbe essere il lasciarsi indietro certe idee della maternità. Può anche essere semplicemente che abbiate un'idea un po' troppo romantica, ok? Quindi forse è il caso di rimanere un po' di più con i piedi per terra. Però ecco, quello che sento è che ci sarà una sorta di rivalutazione, la sacerdotessa vi serve anche a quello, vi serve a diventare un po' più introspettivi e a capire un po' di più quelli che sono i vostri obiettivi. E secondo me in questo periodo vi renderete conto chi vi spalleggia e chi no, e capirete da chi dovete prendere distanza o da cosa o da che idea. Perché il 6 di spade parla sempre di condizionamenti mentali,
non sempre parla di allontanarsi da un punto di vista fisico, anche se potrebbe essere, perché anche qui abbiamo un 8 di coppe che parla di un viaggio, però potrebbe anche essere semplicemente il prendere distanza da certe idee, e qui con l'appeso lo farete, perché l'appeso vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista, appunto. Ok, andiamo a vedere con Osho che altro vi riesco a dire. Cosa vi vogliono dire? Andiamo a vedere quello che si vede e quello che non si vede. Allora, esaurimento. Anzi, ne metto qua sotto così si vedono meglio. Poi abbiamo isolamento che è un 3 di spade. Poi abbiamo totalità e creatività. Esaurimento è un 9 di bastoni. C'è bisogno di questo periodo di appeso, si è un po' arresi, come vi dicevo io all'inizio. E poi c'è questo isolamento che è il 3 di spade e mi dice che c'è bisogno di sciogliere tutto quel dolore che avete dentro, ok? Cioè, è come se tutto il dolore che avete passato, che avete provato, avesse creato una sorta di gelo intorno al vostro cuore e c'è bisogno di ammorbidirsi. Sento che avete bisogno di prendervi cura di voi stessi, è per quello che avete anche l'energia della sacerdotessa. Dovete iniziare a guardarvi dentro, non prendervi cura solo del mondo esteriore, ma anche di quello interno. Quindi analizzare i vostri sentimenti, come vi sentite, perché vi sentite così, è giusto che vi sentite così perché avete delle proiezioni, fate voi delle supposizioni, avete delle credenze limitanti che vi portano a comportarvi in un certo modo, oppure è proprio una cosa che vi ferisce perché, non lo so, cioè fatevi tutti questi tipi di domande di tipo profondo, ecco, è un po' quella l'energia che sento con la sacerdotessa, perché comunque qui abbiamo la totalità e un'altra volta la carta dell'imperatrice, eh. Qui se avevate qualche tipo di blocco creativo, ragazzi, io sento che comunque prendendo le distanze o facendo un viaggio si risolve, perché comunque avete anche la totalità che è un 5 di bastoni, che parla di sì, competizioni, ma anche in questo caso, soprattutto in questo mazzo, di collaborazioni. Quindi può essere che prendere distanze vi possa aiutare a trovare nuovi tipi di collaborazioni, nel caso per voi risuonasse come una stesa di lavoro, ok? Andiamo a vedere un ultimo oracolo per chiudere la lettura, vediamo che messaggio vi vogliono dare. Quanti messaggi! Andiamo un po' a vedere. Carta numero 14, resistenza. Questa carta fa riferimento al fatto che stiate opponendo un certo tipo di resistenza a una sorta di chiamata, a una sorta di, come vi posso dire, filo conduttore che l'universo ha per voi. È come se ci fossero dei segnali, delle cose che vi fanno capire di andare in una certa direzione, ma in questo momento state opponendo resistenza. Basta chiudere gli occhi e connettervi con voi e vedrete che le risposte le troverete. La seconda carta è fiducia, carta numero 34, e anche qui sento che parla di avere una fiducia nella vita proprio, ok? Una fiducia in quello che è il disegno celeste per voi, che in questo momento magari non è chiaro, non si riesce a vedere, ma perché? Perché fondamentalmente non prestate attenzione ai dettagli. Quando c'è la sacerdotessa si parla di stare in osservazione, è una fase di raccolta dati. Quindi nel momento in cui voi captate tutti quelli che potrebbero essere i suggerimenti dell'universo, i segni, i numeri, il 14 è un numero angelico, cercatelo su YouTube, numero angelico 14. E di conseguenza diventa difficile anche un po', siete in questa fase, devo dire, diventa difficile avere fiducia, ma qui vi consigliano proprio di avere fiducia in quelle che sono le vostre capacità di ascolto, di comunicazione con voi stessi, di riscoperta di voi stessi e anche in quelle che è il mondo. E poi abbiamo, wow, carta numero 1, crescita. Qui sta facendo crescere una piantina, la tiene proprio nelle mani, no?
Qui si tratta di una crescita a livello interno, a livello interiore. Quando diciamo, si dice sempre che quello che non uccide rinforza, ed è quello, il segreto un po' di tutte queste lezioni di vita che ci vengono date, è proprio quello di riuscire ad imparare e da una volta all'altra strutturare delle barriere, è un 9 di bastoni questo, strutturare delle barriere per andare avanti nel percorso di vita in modo sempre più forte, sempre più concreto, sempre meglio. E quindi qui si tratta appunto di imparare piano piano l'esperienza, tutte le cose che ci succedono creano un'esperienza e ci formano anche a livello caratteriale, ci forgiano il carattere, come si dice, no? Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile, fatemi sapere poi nei commenti. Se volete supportare il canale potete mettere un like, iscrivervi, condividere, commentare, lasciare una donazione. Ogni tipo di supporto è importante. Io intanto vi ringrazio di essere rimasti qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!